Ciao a tutti, benvenuti nella cucina del mio restaurant. Oggi andrò a fare una paella di marisco. Io per più di 2 anni ho lavorato in Spagna, quindi sono riuscito a rubare un po' di trucchetti, un po' di tecniche. E tutti potete fare la paella, non è necessario avere appunto la paella, la pentola adatta, ma basta avere una bella pentola a bordo basso. Per capire le quantità necessarie, siccome la paella ci vuole proprio una tecnica dedicata, basta prendere il riso, lo mettete sulla base della pentola in modo che rimanga uno strato sottilissimo. Una volta che avete riempito la base, pesate il riso, in questo caso sono 2,5 etti, quindi andrò a mettere 1 litro di brodo di pesce. Anche qui per fare il brodo potete vedere i link allegati, la dose è 1:4. E poi dipende anche dal fuoco, quindi se avete dei fuochi che lavorano bene la dose più o meno è quella, e se avete dei fuochi un po' più bassi magari dovete mettere un po' meno brodo perché si asciuga un po' più lentamente. E l'importante è che appunto una volta messo il brodo non si gira, non si tocca più niente, perché la paella è proprio che la tecnica è che il brodo si deve asciugare da solo, il riso lo assorbe, in questo caso tutti i grassi scendono giù, formano una crosticina, quella buona diciamo, e esce fuori un piatto meraviglioso. Gli ingredienti: riso, io uso il riso BOM, un riso spagnolo, quello proprio classico, e se non lo trovate potete usare un arborio o un carnaroli, gamberi puliti, mi raccomando, con tolto l'intestino, calamari, coda di rospo, tutto pulito. Per vedere come pulirli basta guardare nei link allegati, scampi, cozze e vongole. Una parte li ho tenuti con il guscio per poi fare la guarnizione, diciamo, una parte poi li metteremo dentro in cottura. La base classica spagnola, diciamo, è cipolla, aglio, olio, pomodoro rallado, come lo chiamano loro, pomodoro grattugiato, se volete anche, io l'ho sbollentato un attimo e l'ho passato, zafferano e paprika dolce, brodo di pesce come abbiamo detto, sale e pepe, un po' d'olio per condire. Quindi per prima cosa vado a marinare un po' i pesci, così per dargli un po' più di sapore. Quindi partiamo dai gamberi, mettiamoli in un piatto con olio extravergine d'oliva a taggiasco, una bella spolverata di sale e una bella spolverata di pepe, giriamo molto bene e lasciamo lì a riposare. Incominciamo a prepararci anche gli altri pesci, quindi la rana pescatrice, mi raccomando la tagliamo in parti uguali in modo tale che poi nel piatto a ogni commensale venga la sua parte di pesce. Stessa cosa facciamo con i calamari, quindi andiamo a tagliarli anche loro in parti uguali, sia le teste che poi anche i ciuffi, e li andiamo a mettere poi nella stessa ciotola e andiamo a condirli anche loro con l'olio extravergine di oliva a taggiasco, il sale e il pepe, mescoliamo e facciamo riposare anche loro. Adesso non ci rimane che pulire gli scampi, io mi aiuto con una forbice per tagliare la parte superiore del carapace, così facendo riesco a togliere bene l'intestino, che mi raccomando questa operazione bisogna farla perché poi non è molto buona da mangiare, e siamo pronti per la nostra paella. Quindi mettiamo il sale sulla pentola e poi mettiamo l'olio, un cucchiaio per commensale. Questo si fa perché così poi l'olio quando soffrigge non schizzi. Quando è l'olio bello caldo incominciamo a cucinare gli scampi, li facciamo andare a fiamma alta. Stessa cosa, poi mettiamo i gamberi, andiamo a soffriggere molto bene in modo tale da tirare fuori i succhi. Poi una volta cotti li andiamo a togliere tutti piano piano, mi raccomando non rompiamo gli scampi, e mettiamo nell'olio con tutti i gusti degli scampi, ci mettiamo la cipolla, ci mettiamo l'aglio, la facciamo appassire molto bene, aggiungiamo la paprika dolce, la facciamo tostare, per non bruciarla ci aggiungiamo poi subito il pomodoro, quello che abbiamo passato prima, facciamo insaporire e siamo pronti per mettere il nostro pesce. Lo andiamo a cucinare, questa cottura ci vorrà almeno 5-6 minuti, lo facciamo insaporire molto bene. Possiamo mettere il nostro riso, lo spargiamo su tutta la pentola in modo ordinato, lo facciamo rosolare, lo facciamo insaporire, togliamo l'aglio, siamo pronti per mettere il nostro brodo di pesce, mi raccomando deve essere bollentissimo in modo tale da non fermare la cottura, aggiungiamo lo zafferano, aggiustiamo di sale assaggiandolo e poi mettiamo le cozze e le vongole che avevamo sgusciato prima.
e diamo una giustatina, nel senso che poi da adesso in avanti per i prossimi 10-12 minuti, che è il tempo di cottura del riso, non possiamo più toccarlo. Questo è l'unico movimento che possiamo fare. Quando è quasi pronto incominciamo ad adornare la nostra paella. Come vedete io formo dei quarti con gli scampi, poi per ogni quarto ci metto la propria porzione di pesce, i gamberi, le cozze e le vongole in modo ordinato, in modo tale che poi la presentazione sia molto bella. Per ultimo guardiamo la cottura del riso, si deve formare un piccolo caramello sotto, adesso ci vorrà ancora un paio di minuti e voilà, il piatto è pronto. Come avete visto la paella è rimasta molto bella e vi posso assicurare molto buona. Come abbiamo detto prima non è necessario avere la paella, quindi la padella quella originale spagnola, basta avere una pentola bella resistente, bordo basso. Guardate quanto riso sta sul fondo, giusto uno strato sottile, in questo caso sono 2 e mezzo come avete visto. Il brodo si è asciugato tutto, tutti i grassi sono rimasti in fondo, per cui daranno poi quel gusto buonissimo. Il riso è asciutto e molto sgranato e tutto il pesce poi alla fine vedete che viene sopra. Quindi paella classicissima, arroz bomba spagnolo per i malati, per quelli non malati come me potete usare un arborio o un carnaroli. Vi aspetto per i prossimi video. Dimenticavo la dedica, questo è un piatto spagnolo per todos los amigos que tengo en España, que he dedicado un trocito de corazón ahí y todavía lo escucho y nos hablamos siempre. Este es para vosotros, por el clan, para todo, por los amigos de Torino, la Marcia, Renato y por los franceses también. Un saludo de Andrés. Deu.